Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò la scelta di Yannick Sinner di rinunciare alla partecipazione alla prossima Coppa Davis 2025. Bene, Yannick Sinner ha guidato l'Italia a due successi nel 2023 e nel 2024, è stato grande protagonista di quelle vittorie degli azzurri, ma questa volta non sarà tra i convocati del capitano Filippo Volandri. Le scelte e le motivazioni sono state spiegate chiaramente sia dallo stesso Volandri ma anche da Sinner, che è stato intervistato comunque appunto principalmente da Sky. Ha spiegato che sulla sua scelta di rinunciare a questa partecipazione abbia pesato il fatto di averla vinta due volte, ha avuto un suo peso a quanto pare, e ovviamente ha avuto anche diversi impegni nel corso della stagione. È stata una stagione pesante, lo sappiamo tutti, tra il fatto di aver perso il numero uno del mondo ai danni di Alcaraz, è iniziata poi ovviamente con la sospensione, proseguita con anche alcuni problemi fisici, quindi ci può stare come decisione. Tra i convocati ovviamente ci sono Matteo Berrettini per il doppio Bolelli e Vavassori, e poi ci sono anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. La squadra dell'Italia secondo me è una squadra molto molto buona, quindi anche senza Sinner si può riuscire a far bene, però bisogna avere i giocatori in palla, perché se Sinner comunque il 95% delle volte, forse anche di più, è in palla e soprattutto può battere il 99% dei giocatori del circuito ATP, per gli altri è molto molto più complicato. Abbiamo visto comunque Musetti che, nonostante sia tra i primi 10 del mondo, sia in corsa per raggiungere le ATP Finals, sta incontrando qualche problema e va molto a corrente alternata, nonostante sia un top 10. Ancora deve trovare una certa continuità che sicuramente quest'anno ha avuto in modo maggiore, e quindi la convocazione se la merita, se ci sarebbe stata lo stesso. Però oltre a lui, che appunto adesso è il nostro astro nella manica, è il giocatore principale, è il nostro numero uno in quel contesto, ci saranno Flavio Cobolli invece, che è il numero 2, e poi Berrettini, che invece sta pian piano ritrovando la condizione, ma nonostante questa condizione la stia ritrovando, i risultati ancora faticano ad arrivare. Io non so come si presenterà Berrettini all'appuntamento con la Coppa Davis, che non sarà affatto semplice da disputare, e non sarà affatto semplice difendere il titolo conquistato per ben 2 anni consecutivi senza Sinner. Ovviamente l'Italia non può essere strettamente legata a Sinner, non può essere un imprescindibile, però la sua assenza peserà molto. A questo punto io mi chiedo se la sua assenza e la sua rinuncia a questo torneo sia giusta o meno, se effettivamente si può comunque trarre una conclusione a riguardo, perché magari potrebbe anche non essere corretto farlo, e questo voglio comunque analizzare in questo video e magari avere delle risposte e delle opinioni anche da parte di chi vedrà questo video, insomma di chi potrà magari ascoltare e commentare. Quindi il fatto che fa un po' strano, almeno che fa storcere il naso a me, non è tanto la non partecipazione di Sinner in sé, è il fatto che comunque sia stato annunciato questo suo forfait proprio dopo aver vinto il Six Kings Slam, un torneo di esibizione svolto in Arabia Saudita che porta parecchi soldi nelle casse dei partecipanti e soprattutto del vincitore Yannick Sinner, che l'ha vinto per il secondo anno consecutivo. Quindi anche in questo caso il torneo l'aveva già vinto, se vogliamo fare il discorso della Coppa Davis, però lì si è presentato. Io già so che chiaramente la maggior parte dei detrattori di Sinner andrà contro l'Alto Atesino proprio per questa motivazione e per questa decisione, e questo video lo faccio anche un po' in maniera provocatoria, il titolo è volutamente provocatorio, però ovviamente la cosa fa un po' storcere il naso. Partecipa al Six Kings Slam e poi rinuncia alla partecipazione alla Coppa Davis. Questo è l'unico motivo che mi fa non gradire del tutto questa decisione, che è pienamente legittima, perché poi dall'altro lato, dall'altro canto, bisogna analizzare bene quello che è stata la stagione di Sinner, il percorso di Sinner e quello che dovrà ancora affrontare il numero 2 del mondo, ovvero l'anno è iniziato con una lunga sospensione, perché 3 mesi sono tantissimi per un atleta. Ovviamente potevano essere anche di più, il rischio era anche di un anno quantomeno, quindi il patteggiamento l'ha aiutato ad avere una sospensione soltanto di 3 mesi, che però sono comunque tanti. Gli hanno fatto perdere un po' il ritmo, perché lui non ha nemmeno potuto allenarsi, ha potuto ricominciare ad allenarsi a ridosso degli internazionali d'Italia. Poi comunque ha fatto bene a portare a casa dei risultati importanti, perdendo in finale con Alcaraz sia agli internazionali d'Italia ma anche al Roland Garros. Ha vinto Wimbledon, quindi il percorso è stato comunque tortuoso ma soddisfacente. Poi ci sono stati i vari
problemi fisici un po' zinzinnati, poi c'è stato anche la sconfitta allo US Open che è stata decisiva per far tornare Alcaraz numero uno del mondo, e successivamente anche a Shanghai ha avuto dei problemi fisici, non solo lui, dovuti anche al caldo e alle condizioni molto molto probanti per gli atleti e per i tennisti impegnati in quel torneo cinese. A questo punto il calendario di Sinner ancora non è finito perché Sinner è impegnato nel torneo di Vienna e poi dovrà affrontare le ATP Finals. L'obiettivo principale di Sinner sono le ATP Finals di Torino, mi sembra abbastanza chiaro. Per questo motivo io non voglio gettare la croce addosso a Yannick Sinner per aver rinunciato a rappresentare l'Italia alla Coppa Davis 2025, dato che comunque l'obiettivo di quest'anno, l'ha detto lui, era Wimbledon, ma io credo che comunque oltre a Wimbledon, oltre all'Australian Open, che non ho citato, ma comunque lui ha vinto anche l'Australian Open all'inizio dell'anno, prima della sospensione, comunque Sinner io penso che aveva come obiettivo quantomeno anche riconfermarsi campione allo US Open, cosa che poi non è riuscito a fare perdendo in finale. Le finali e le partite si vincono e si perdono, questo ovviamente lo sappiamo tutti e lo sa lui in primis. Però alla luce di quanto accaduto, alla luce degli acciacchi fisici e di una stagione comunque impegnativa e complicata, nonostante, ripeto, ha vinto 2 tornei del Grande Slam, ha vinto più tornei, ha battuto Alcaraz anche in Arabia Saudita, nonostante in quel caso fosse Alcaraz ad avere qualche problema fisico. Quindi la stagione è eccezionale, non è più numero uno del mondo, è numero due, ma si sa anche lì, anche in quel caso comunque la classifica varia a seconda delle diverse condizioni e situazioni anche dei tennisti, anche fisiche e non solo. Quindi l'obiettivo di Sinner è quello, poi sono le ATP Finals, dovrà cercare di confermarsi campione anche a Torino, vedremo se ci riuscirà oppure no, sicuramente sarebbe un passo importante, non tanto per tornare numero uno del mondo, perché ormai se ne parla sicuramente molto in là, se ne parlerà dopo l'Australian Open, dato che lui comunque lì dovrà difendere tanti punti, Alcaraz ancora un po' meno, quindi anche lì Alcaraz potrebbe guadagnare qualcosa qualora andasse tutto bene allo spagnolo. Per questo motivo, alla fine, il resoconto è: la decisione è giusta oppure no? Allora, per quanto mi riguarda, Sinner ha fatto bene a prendere la sua decisione perché comunque lui è consapevole delle sue scelte, non sono io a dover decidere per lui, io non sono nessuno per criticarlo e per attaccarlo. L'unica cosa che mi fa storcere il naso, lo ripeto, è il fatto che abbia preso parte al Six Kings Slam, vincendolo anche con Alcaraz. Per carità, lì è un torneo sicuramente meno probante, meno pesante perché sono solo 6 atleti, quindi è un torneo molto molto più leggero. La Coppa Davis è un impegno molto più pesante, chiaramente, però insomma anche quello dal mio punto di vista, per il calendario e per gli impegni che ha, poteva essere un impegno evitabile, così come ha evitato ed eviterà di partecipare alla Coppa Davis. Però con o senza Sinner io credo che l'Italia possa far bene. Dovremmo avere tutti i giocatori in palla nel miglior momento possibile, perché anche Cobolli comunque ultimamente è andato un po' a corrente alternata. Berrettini sicuramente al momento non è al top, saranno titolari probabilmente ad oggi Mosetti e Cobolli, vedremo cosa si riuscirà a fare. Poi abbiamo un doppio che comunque è molto forte e su cui si può fare affidamento soprattutto in caso di punteggio in bilico sull'1-1. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.